Allora Matteo, intanto grazie mille per averci dato la disponibilità per questa intervista. Ti chiedo appunto di parlarci un po' più di Manteco, cioè dove nasce Manteco, in quale mercato si colloca. A te la parola. Allora, innanzitutto grazie appunto di questa intervista, è importante trasmettere un po' quello che un'azienda italiana fa e tutti i valori che trasmette poi al proprio pubblico. La storia della Manteco è molto interessante perché nasce nel 1941, anche se noi parliamo sempre del 43. Mio nonno all'epoca, Enzo Anacleto Mantellassi, iniziò nel 41 appunto iniziando un pochino a riciclare vecchie coperte militari, quindi chiaramente all'epoca era un'epoca di guerra, quindi di povertà, di materiali diciamo che non arrivavano dall'estero, e quindi lui si inventò un po' la possibilità di prendere dei materiali già esistenti. All'epoca purtroppo si trovavano molti materiali militari, quindi coperte, indumenti militari, e provare a riportare questi indumenti in fibra e poi poterli filare, poi tessere e fare... Riportarli in vita un po', no? Esatto, esatto. Quindi niente, fece un bellissimo viaggio vicino a Napoli, a Resina, dove appunto c'era un grosso stoccaggio di questi materiali, e piano piano, con la sua volontà, il suo ingegno, con la sua voglia di fare, no? di poter creare un qualcosa per la sua famiglia, per il futuro, iniziò a fare varie prove fino a che comprò una vecchia filatura semidismessa, e poi piano piano insomma fece il filo, iniziò a tessere, e nel 1943 appunto iniziò a produrre i primi tessuti che gli venivano richiesti per vendere. Questa è una bellissima storia che noi raccontiamo sempre, ma ne siamo veramente orgogliosi perché raccoglie un po' tutti quelli che sono i valori un po' della nostra azienda. Certo. Sono valori che sono talmente profondi che noi ogni scelta ecco, ripartiamo proprio da questi valori, ovviamente con la visione un po' verso il futuro, la visione verso delle esigenze anche che magari sono diverse, però ecco, mantenere quelli che erano i valori storici aziendali per noi sono fondamentali. Siamo qui in archivio storico Che appunto è appunto una perché parte noi partiamo sempre un po' dell'azienda, da certo. questo punto di vista, ecco. Purtroppo mio nonno morì abbastanza giovane, quindi lui subentrò velocemente in azienda, aveva fatto studi di ingegneristica, quindi non nel tessile, però una persona molto, molto intelligente, molto volenterosa, e quindi diciamo riprese l'azienda che suo babbo gli aveva lasciato. Piano piano appunto si incuriosì, si introdusse nell'azienda, fino a che poi siamo entrati io e mio fratello Marco, diciamo a fine anni 90, inizio 2000, dopo i nostri studi siamo entrati con la volontà di entrare. Mio babbo ci aveva lasciato la libertà, insomma, di poter scegliere altre strade, però diciamo, siamo stati ben orgogliosi e contenti di entrare in questa realtà che noi avevamo vissuto fin da bambini, ovviamente, perché quando c'è un'azienda di famiglia molto spesso, Ti ecco, capita, i no, di venire a colloqui, contatto, certo, già sì, da tenera età, no? esatto, e quindi poi anche la parte di mia mamma, insomma, era nel tessile, quindi abbiamo passato la nostra infanzia in mezzo a filature con grande felicità, però diciamo il respiro, l'aria, il profumo delle lane, di quello che è, diciamo, la produzione tessile, l'abbiamo proprio dentro Chiaro, nel profondo. chiaro. E mio fratello poi abbiamo sviluppato questa azienda in maniera molto importante, portandola veramente alle vette un po' di tutto quello del tessile mondiale, però come dicevo prima, sempre mantenendo quello che è il nostro DNA, i nostri valori, il Made in Italy Certo. totale, 100% Made in Italy, una produzione localizzata in Toscana, quasi un Made in Toscani, ecco, direi. Quindi insomma siamo proprio orgogliosi anche delle nostre scelte, perché sono state scelte che poi
ci hanno portato a essere quello che siamo adesso, e quindi sono state scelte che ci hanno anche direi lungimiranti, anche se le abbiamo fatte noi, non sono qui per giudicare me stesso, però sono state scelte che poi, avendole insomma adesso dopo 25 anni o 30 di lavoro, chiaramente sono state scelte che ci hanno portato a essere quello che la Manteco è adesso, insomma. Assolutamente. Questo è importante. Proprio perché mi hai parlato appunto dei vostri valori, del vostro sistema valoriale che insomma è portato ormai da quando è nata l'azienda, se ti dovessi chiedere qual è il valore, uno dei valori più importanti che rappresenta Manteco secondo te? Allora, il nostro valore più importante è quello chiaramente della qualità, cercare di ottenere il massimo della qualità in tutti i nostri tessuti, diciamo, su tutti i nostri tessuti che produciamo. È molto importante, per esempio, noi chiaramente raccontando la storia si percepisce anche che veniamo da una storia di circolarità, di un'economia circolare, eccetera, che però diciamo diversi anni fa veniva percepito come un prodotto, diciamo, di basso livello, e quello invece che abbiamo cercato di fare io e mio fratello, tra virgolette riuscendoci, è stato quello di attraverso l'innovazione, attraverso la massima cultura della qualità, portare all'eccellenza anche un prodotto che veniva considerato di scarto. Certo. Anche se adesso noi produciamo anche tante lane e cashmere vergini, quindi che vengono questo un po' nella storia, chiaramente poi quando finì la guerra, diciamo, si iniziò a poter avere la possibilità di comprare anche materiale diciamo, che venivano dall'estero, e quindi avere anche denaro per poterlo acquistare, eccetera. Quindi piano piano abbiamo portato avanti sia la parte di circolarità sia tutta la parte diciamo della qualità delle lane vergini, però, e dei cashmere, però è vero anche che diciamo negli ultimi 25 anni il lavoro anche molto importante che abbiamo fatto è stato quello di cercare di portare diciamo quelli che erano materiali di circolarità ad un livello di lusso, ecco, e quindi abbiamo inserito tantissima innovazione, tantissimi brevetti, tantissime situazioni che ci hanno portato appunto ad ottenere ormai dei tessuti che sì, diciamo di lusso, che si vedano in ogni sfilata, in ogni diciamo uscita di collezione dei più importanti brand a livello internazionale. In merito a questo in realtà ho una domanda, perché diciamo che il concetto, no, di sostenibilità no, legato anche e soprattutto al fashion è un qualcosa di relativamente recente, cioè prima il fatto di no, riciclare, utilizzare materiali riciclati non era un qualcosa visto diciamo in maniera positiva, tutt'altro. Sì. Com'è stato in quel periodo? Nel senso, quando voi vi siete trovati no, nella difficoltà, nella sfida no, di cercare di comunicare che in realtà quello che facevate era un qualcosa che era profondamente oneroso, che però poi portava un prodotto di qualità. Cioè, quindi com'è stato quel periodo in cui voi cercavate no, di convincere, di andare un po' controcorrente, no? Esatto, no, hai detto benissimo, sia sfida che controcorrente, perché all'epoca quando abbiamo fatto questa scelta, anzitutto la maggioranza delle aziende diciamo di tessili smisero produzioni locali e delocalizzarono, o addirittura compravano diciamo materiali dall'estero. Noi facemmo all'epoca una scelta completamente opposta, di continuare a produrre solo e soltanto in Italia, ancora di più specializzarsi nell'alta qualità e nella gestione appunto in Toscana di tutti i nostri del fare di tutti i nostri tessuti. La sfida è stata molto grande, soprattutto a livello commerciale, perché creare un qualcosa di nuovo che non era mai stato fatto prima da nessuno, quindi non aveva nessuna credibilità, no? Certo. Quindi
è stata una sfida che è durata circa 4 anni all'inizio, dove realmente, infatti parlo sempre di tempi olimpici perché sono i 4 anni, 4 anni di allenamento, sì, di importante, preparazione. che ci hanno portato però al top un po' del nostro settore, dove comunque ecco, piano piano è stata sia una credibilità di prodotto, sia una credibilità anche di persona, ecco, anche con io e mio fratello abbiamo sempre davanti ai clienti detto la verità, raccontato un po' in trasparenza quello che l'azienda faceva, e quindi ci siamo creati anche dei rapporti umani con i nostri clienti che ecco, ci hanno facilitato sicuramente anche il messaggio dell'innovazione che stavamo facendo. È stata un'innovazione molto bella perché diciamo una sfida importante, perché quando abbiamo iniziato non pensavamo di raggiungere quello che siamo adesso, e soprattutto di raggiungere il livello di qualità dei tessuti che derivavano da materiali diciamo di post consumo, quindi che erano dei materiali vecchi, utilizzati, certo. eccetera. Abbiamo fatto un percorso importante, io parlo di abbiamo, ma non solo io e mio fratello, un po' tutta l'azienda, abbiamo tantissimi dipendenti che sono dei collaboratori da tantissimi anni qua all'interno, e che hanno creduto anche in noi, nelle nostre scelte, in quello che facevamo, e quindi ci hanno portato ad essere quello che siamo, credendo tutti i giorni in un miglioramento costante, no? Giornaliero. Quindi un po' la volontà nostra era di tutti i giorni di progredire. Magari un giorno era una briciola, un altro giorno erano una fetta di pane intero. sì, una fetta di pane, però diciamo la cosa importante era tornare a casa la sera di aver fatto un qualcosa di avanzamento, di un qualche cosa di migliore rispetto al giorno precedente. E effettivamente abbiamo rivoluzionato un po' il nostro settore in quest'ambito, e niente, è stato poi appunto il premio più grande è un po' il mercato, no? che ti dà ragione un po' alle tue scelte, e credo che ecco, la persistenza anche nel credere in quello che sta facendo penso sia una delle doti più importanti, e soprattutto ecco, ripartire un po' dalla storia, dai propri valori, dalle scelte, far durare i propri valori nel tempo sia un'altra delle scelte più importanti che abbiamo fatto, perché all'epoca potevamo scegliere di fare altre cose, altre strade, utilizzare prodotti cinesi o Certo. magari produrre in altre parti del mondo, e invece ecco, anche lì un po' la nostra storia ci ha trainato e trasportato a continuare a perseverare, ecco, con lucidità in quello che stavamo facendo. Io penso è anche una bella soddisfazione, un po' no, il fatto, ecco, che voi avete preso una sfida, siete andati completamente controcorrente, ecco, come dicevi tu, dopo 4 anni comunque penso no, non è stato facile trattare con le aziende e cercare di vendere Sì, un sì. qualcosa, un'idea, un prodotto che era completamente opposto, no, all'epoca. Quindi penso no, arrivare dopo questo lungo tempo e avere la soddisfazione che no, questa visione a lungo termine, questo sacrificio, questo lavoro, questa dedizione, questo no, credere in alcuni valori poi va portato, Sì, va dato ragione, insomma. considera che all'epoca non si parlava, la parola sostenibilità non Non esisteva, esisteva, quindi è stata infatti. una scelta proprio fondata su dei valori. Poi chiaramente anche il mercato è venuto diciamo, È venuto in incontro a vostro noi, aiuto, però questo certo, dopo diversi anni che già certo. eravamo quello che eravamo, e è entrata in merito soprattutto durante il periodo del Covid questa parola della sostenibilità, soprattutto nella moda, eccetera, e lì chiaramente noi eravamo già prontissimi, no, a cavalcare l'onda, perché avevamo lavorato molto, per esempio nel lavoro che abbiamo fatto, oltre al lavoro della qualità sui tessuti, siamo sempre andati molto nel profondo della produzione, quindi avevamo già
diciamo, tutti gli impatti un po' della nostra produzione, il risparmio energetico, il solare, l'energia solare, eccetera. Quindi diciamo eravamo veramente molto molto pronti per e non con un greenwashing, ma con una realtà vera effettiva. che poteva esprimersi al 100%. Certo. Stavamo già lavorando con le università per appunto fare i primi studi di LCA, che sono appunto lo studio degli impatti ambientali dei nostri tessuti. Quindi eravamo già lanciati, e questo lo dico con orgoglio perché anche queste scelte erano state fatte non per una logica di marketing e perché il mercato lo chiedeva, ma perché anche nei nostri valori sentivamo veramente la necessità. Siamo molto legati anche alla terra, al territorio, alla natura, e quindi sentivamo anche la necessità, cioè vivendo il tessile appieno, stavamo capendo che stava andando un po' in una direzione un pochino sbagliata, dell'usa e getta del prodotto, magari anche Gross market, sì, e no? quindi si stava cercando di lavorare sulla qualità, che vuol dire durabilità, che vuol dire fare prodotti che si potevano trasmettere di padre in figlio, che la bellezza del prodotto probabilmente saliva e non decresceva col tempo, no? Questa era un po' la nostra volontà, ecco, che si esprimeva nei tessuti che facevamo e che facciamo, insomma, Certo. tuttora, e che sempre di più, anzi, stiamo andando verso il concetto della qualità, perché la sostenibilità senza qualità non esiste. È vero, puoi fare un tessuto riciclato, puoi fare un tessuto che ha delle caratteristiche di logiche di sostenibilità, ma se poi questo tessuto, dopo 2 volte che l'hai indossato, è da buttare via, cioè non ha senso parlare di un tessuto riciclato. Quindi insomma tutte queste logiche che sono ovvie, no? nel discutere e nel parlare, per noi erano delle caratteristiche fondamentali, ecco, di espressione del Certo, tessuto. assolutamente. Sì. Mi hai diciamo fatto un assist in realtà. Mi parlavi appunto di epoca Covid. Voi siete stati no, in qualche modo anche più pronti rispetto ad altre realtà, e ci sono stati dei momenti di difficoltà dell'azienda, magari anche trasformativi, che per voi poi si sono trasformati in occasioni, opportunità che hanno dato inizio a una crescita, uno sviluppo magari interno. Negli ultimi 20-30 anni ci sono state ogni pochi anni delle situazioni abbastanza d'emergenza, perché insomma, solo raccontando gli ultimi anni, tra Covid, adesso Guerre, anche guerre, poi c'è stato il discorso di Trump con i dazi, dazi. che comunque spostano totalmente le visioni, le logiche industriali un po' soprattutto dei nostri clienti, chi confeziona in Cina, in Asia, eccetera. Quindi è chiaro che la cosa ecco, che ci siamo sempre, che abbiamo sempre pensato, è che queste situazioni devono essere prese come opportunità, soprattutto perché siamo un'azienda ancora familiare, siamo un'azienda molto versatile, molto veloce, molto vicina ai nostri clienti, e quindi potevamo spesso sfruttare anche la velocità rispetto a altre realtà concorrenti o altre certo. più grandi, oppure magari governate da dei fondi o delle situazioni più diciamo su basi No? su Anche a basi livello finanziarie, decisionale, eccetera. certo. Abbiamo sempre avuto la fortuna di avere finanziariamente, l'azienda è sempre stata molto molto solida, molto sana, e quindi l'opportunità anche di poter investire velocemente in delle situazioni diciamo ora abbiamo preso per esempio da 1 anno e mezzo una bellissima filatura giù in Casentino, dove facciamo le lane più pregiate, i cashmere, e quindi è una delle più antiche filature a livello italiano. Casentino è un'area dove diciamo da millenni si pratica la produzione della lana, e quindi erano già dei nostri fornitori, li abbiamo acquistati, stiamo investendo tantissimo in questa filatura, facendo un filato che nessuno ad oggi è in grado di fare, e quindi
diciamo che ecco, da dire ai giovani che ogni situazione, ogni tempesta può creare delle nuove opportunità, vederla sempre con il lato, con il bicchiere Mezzo diciamo piano. mezzo pieno, non mezzo vuoto, perché realmente se uno diciamo, ha la possibilità di, ci sono sempre, no? Quando ci sono queste tempeste, ci sono sempre delle possibilità che nascono, più Che di si nascondono, quando certo, le situazioni sono piatte, no? certo. E quindi insomma noi abbiamo sempre cercato di creare, ovviamente dentro il nostro mondo, dentro senza troppo la crescita che noi abbiamo avuto, anche questo ci tengo a dirlo, è sempre, non abbiamo acquisito altre aziende, altri diciamo, produttori di tessuto, se non qualcuno della filiera, insomma, per necessità di crescite nostre, però abbiamo sempre creduto che per fare la qualità bisogna essere migliori nel proprio campo. Focalizzati. Focalizzati, sì, e quindi diciamo la riduzione quasi dei prodotti è stata una contrapposizione invece all'aumento del fatturato, perché in una situazione così internazionale, in un'apertura che c'è stato poi dal 2000 in poi, delle situazioni dove ognuno poteva comprare da qualsiasi parte, essere i numeri uno in qualcosa ti dava una riconoscibilità che Certo, non indifferente, nient'altro ti poteva dare. assolutamente sì. E quando diciamo, i designer, quando diciamo, coloro che scelgono i tessuti si mettevano a sedere, dovevano comunque nel nostro mondo pensare a Manteco come i leader in quel campo lì. Quindi questa è stata un po' la nostra idea fin da tanti anni, ed è per questo appunto le scelte di fare Made in Italy, di fare il top della qualità, abbiamo tre laboratori qui che ogni giorno testano i materiali che escono da questa azienda, e quindi insomma cerchiamo veramente di creare innovazione. Abbiamo tantissimi brevetti che appunto coprono l'innovazione che abbiamo fatto in questi anni, e continuiamo a farlo, continuiamo a sperimentare, continuiamo a creare valore al nostro prodotto e alla nostra azienda. Questo è molto importante. Sicuramente. Sì, E in realtà collegandomi a questo che stai dicendo, ho un'ulteriore domanda, sempre in merito insomma appunto alla qualità, e che insomma ha un heritage, ha una tradizione, ma allo stesso tempo, come tu dicevi, avete delle certificazioni, avete appunto ricevuto premi a livello sì. internazionale. Come si colloca l'innovazione nell'ottica Manteco? Che cosa rappresenta per voi? Cioè quello di coniugare, no, la tradizione e l'innovazione, creando appunto un prodotto che poi è un prodotto di estrema qualità. La tradizione e l'innovazione secondo me vanno proprio di pari passo, cioè il cercare di migliorare sempre se stessi, è come un corridore, no? Che ai 100 metri vuole sempre migliorare. La stessa cosa noi facciamo giornalmente qua all'interno, e quindi ogni giorno ci andiamo a mettere uno scalino più difficile per raggiungerlo, con dei criteri basati su dei dati scientifici molto spesso, e quindi andiamo a testare, andiamo a fare delle prove che molto spesso non esistono neanche nel nostro campo, ma che creiamo noi proprio per andare a giudicare i nostri tessuti. Questo diciamo, ci spinge ogni volta a trovare delle soluzioni sempre nuove, Innovative. innovative. Ecco, ora stiamo parlando tantissimo, per esempio, è vero, c'è la durabilità, e quindi si parla più di un aspetto fisico del tessuto, ma c'è anche l'invecchiamento, per esempio si parla anche di un invecchiamento, quindi anche la parte estetica che non invecchia del tessuto, e stiamo andando a incrementare tantissimo anche tutta questa parte qui. Usciremo a breve appunto con dei tessuti dove aumenteremo tantissimo anche il valore su questa parte dell'invecchiamento, quindi saranno tessuti che praticamente dureranno ancora di più, e probabilmente anche la parte estetica durerà quasi in eterno, ecco. Questo per noi è
è molto importante, però partendo sempre da quello che sono i nostri valori storici, i nostri prodotti, la nostra capacità di capire e di conoscere in profondo tutto quello che facciamo. Poi ovviamente facciamo anche delle innovazioni più sperimentali, quindi con delle università, con non solo in Italia ma nel mondo, per riuscire a trovare anche delle novità, ecco, anche da un punto di vista di materie prime, sulla lana soprattutto, ma anche sul cotone, anche sul lino, eccetera. E lì si tratta più di sperimentazioni che sono a medio e lungo tempo, che vanno un pochino a tracciare delle nuove vie che saranno un pochino il nostro futuro, forse tra 20-30 anni. Quindi ecco, a me piace sempre raccontare la nostra azienda su due binari, anche a livello tecnico. Abbiamo un ufficio tecnico innovazione che lavora su due binari, uno più che va dietro un po' ai ritmi della moda e quindi deve essere più un po' più veloce, pronto, eccetera, cioè. pronto, ogni 6 mesi dobbiamo avere novità in collezione, eccetera, ed un reparto invece che si spinge più verso l'innovazione, con non dei tempi prefissati, perché ovviamente delle volte ci possono essere innovazioni, se sei fortunato, che arrivano magari in pochi mesi, e altre invece magari ci vogliono 3-4 anni per arrivare a fondo. Quindi quest'altro binario comunque è importante perché ci può far trovare nuove strade per il futuro. Chiaramente sono investimenti, ce la possiamo permettere, e quindi cerchiamo di sviluppare anche tutta questa parte, per questa parte qua, insomma. Chiaro, Sì. chiaro. Ho invece un'altra domanda legata a in realtà una sfida che già di questi mesi e che sarà una grande sfida del futuro, cioè quella dell'intelligenza artificiale. Come la vede Manteco, se è un qualcosa che già in parte la riguarda, se la riguarderà in futuro, cioè come si relaziona a questa nuova appunto tecnologia che sarà disruptive nel prossimo futuro già. Allora, per noi sarà veramente importante, abbiamo la fortuna anche lì di aver investito tantissimo nell'informatica aziendale, quindi abbiamo tantissimi dati che potremo utilizzare e che stiamo utilizzando in parte con l'intelligenza artificiale. Adesso la stiamo utilizzando per cose abbastanza semplici, però che ci danno risparmi in termini di tempo o magari anche di consulenza per i nostri commerciali. Però non vorrei neanche far distrarre troppo l'azienda, perché secondo me la crescita dell'intelligenza artificiale farà aumentare anche la crescita del valore delle persone, cioè il rapporto umano comunque non verrà saltato, cioè il discorso di stare vicino ai nostri clienti anche umanamente, anche emozionalmente, e quindi diciamo di pari passo anche qui sviluppare tutta quella parte dell'intelligenza artificiale, però capire qual è anche il limite più corretto per la nostra azienda. Ognuno la deve, secondo me, misurare. Ecco, noi stiamo cercando quella misura giusta di aiuto all'azienda, però non vorrei che si prendesse questo come un qualcosa che possa essere la soluzione un po' al nostro mondo al 100%. Ecco. Per quanto ci riguarda ancora cioè il nostro mondo vive tanto di sensibilità, del valore dell'occhio, della mano, dell'ascolto, anche di come, diciamo, si muove un tessuto, cioè noi facciamo la differenza tante volte in questi aspetti qua, quindi ecco, riuscire a avere l'umanità di questa parte non la dobbiamo perdere, e dobbiamo continuare. Infatti anche i ragazzi che entrano in azienda comunque ci teniamo tantissimo affinché tocchino e vadano molto spesso a capire i tessuti che noi vendiamo,
proprio nel profondo per capire proprio le differenze, e poi i designer e i grandi della moda poi vogliono nella loro scelte. Ecco, questo è fondamentale, soprattutto noi che facciamo un Made in Italy. Secondo me l'umanesimo che c'è proprio all'interno del tessuto non va perso. Chiaramente non si può vivere in un'altra epoca, e quindi dobbiamo essere molto attenti a tutta questa parte dell'intelligenza artificiale. Abbiamo tantissimi dati che appunto anche personalmente ho voluto mantenere in azienda e cercare di catturare il più possibile nella memoria aziendale, perché mi immaginavo che a livello informatico sarebbero avvenute delle svolte dove potevo usufruire di questi dati in maniera positiva, ecco. Quindi insomma bisogna essere, ecco, questa può essere un'opportunità importante per poter magari utilizzare, se utilizzato bene, anche nei confronti del mercato, ed essere svelti e svegli per dare magari ai nostri commerciali o al nostro ufficio marketing o alla produzione anche dei dati che possono utilizzare velocemente per essere più rapidi magari di altre aziende, ecco. Questo è importante. Okay. Sì. Invece, conoscendo meglio la persona di Matteo, e durante il tuo percorso, no, lavorativo all'interno di Manteco, c'è una lezione che tu ti porti in particolare con te, non so, magari un aneddoto in particolare che ti è rimasto in mente o ti ha segnato in questi anni che vorresti condividere? Aneddoti sicuramente tantissimi. Per quanto mi riguarda, sto cercando anche di trasferirla ai miei figli, che non so se saranno la quarta generazione o meno, però in qualsiasi loro lavoro sceglieranno sarà sicuramente un valore importante, è quello dell'umiltà, di cercare di essere umili e cercare di migliorare se stessi ogni giorno, e di fare un qualcosa che li appassiona, quindi ecco, un qualcosa che dove delle volte ti svegli e sono magari 9:30 la sera, sei sempre in ufficio perché sei completamente immerso in quello che stavi facendo, no? Queste cose, il lavoro riesce se c'è una grande passione. Oggi c'è tantissima competizione in ogni settore, quindi credo che bisogna un po' andare al di là di quello che si ha sulla scrivania e cercare di coinvolgersi veramente nel profondo di ogni mestiere, cercare di essere curiosi, cercare di avere, ecco, bisogna essere avere sempre un pensiero verso la passione a cui uno tende, eccetera. Quindi se uno riesce a sposare la passione con il lavoro, chiaramente ha più possibilità di riuscire nella vita. Io ho avuto fortuna di avere un babbo eccezionale che nell'ingresso sia mio che di mio fratello all'interno dell'azienda non ci ha vincolato in un reparto o ci ha lasciato veramente liberi di esprimerci, e quindi questo, soprattutto dopo, quando uno ha dei figli, capisce che è una delle qualità più importanti per un genitore, perché spesso si tende un po' a avere paura, no, dei propri figli, guarda, mettiti a fare questa cosa piuttosto che quest'altra, proteggerli, no? perché magari già l'azienda va bene, eccetera, e quindi magari tendi a invece diciamo riuscire a dare la libertà e credere nei propri figli, nell'apporto che possano portare all'azienda. Credo che sia perché è un apporto non solo positivo ma anche più moderno, e quindi ti permette di sviluppare la propria azienda in un contesto diverso da quello magari che hai vissuto te, no? E mi immagino anche se entreranno i miei figli, porteranno una loro visione perché hanno vissuto in un'epoca ben diversa da quella che abbiamo vissuto noi, in un'epoca di digitalizzazione, in un'epoca dove i rapporti sono diversi, dove le leggi proprio umane sono completamente diverse, però è giusto che l'azienda abbia una piccola evoluzione anche verso questi contesti. Ecco, un'altra cosa importantissima è mai
creare rivoluzioni, ma evoluzionare sempre il nostro lavoro, cercare sempre di dire bene, che sia giusto o sbagliato, però portiamolo facendo capire ai nostri clienti, al mercato, dove si vogliono fare arrivare, no? Perché se oggi fai bianco, domani fai nero, magari il contesto non capisce, certo. non capisce quello che vuoi fare. Certo. Quindi è un linguaggio anche di prodotto, di evoluzione di prodotto, per fare arrivare appunto il mercato dove vuoi che arrivi. Credo che sia un concetto molto importante che ogni giorno dobbiamo capire, no? Perché ci viene spesso di dire Madonna, ho sbagliato, domani si fa in un'altra maniera. Invece è importante anche nell'errore riportarlo con un'evoluzione verso delle strade più corrette, però mai, ecco, perché l'errore magari l'hai fatto perché il contesto precedente era comunque, ti portava a fare quel tipo di ragionamento lì, Certo. no? Quindi non è mai un errore, secondo me. Errore si dice dopo, ma all'inizio non lo sappiamo, e comunque gli errori sono molto positivi perché ti portano... Ti lasciano una lezione, Esatto, ti ti sicuramente una lezione a portano casa. delle lezioni e ti portano anche delle nozioni proprio interne che ti arricchiscano, ecco. Quindi Certo. è sempre importante scegliere piuttosto che non scegliere delle proprie giornate, ecco. Credo che nessuno muoia per una scelta, ovviamente nel contesto di valori giusti, insomma, non si tratta di scegliere se andare a rubare o no. Nei propri valori la scelta è molto importante, ecco. Chiaro. Questo è veramente E visto che parlavi appunto di nuove generazioni, dei tuoi figli, e visto che insomma la parte della nostra community è appunto appassionata di Made in Italy, di impresa, c'è un consiglio che ti sentiresti di dare a magari, ecco, tutti quelli che ci ascoltano, vedranno l'episodio, giovani che vogliono entrare nel mondo dell'impresa, fare impresa in Italia? C'è magari non so, un concetto, una lezione, un consiglio che ti sentiresti di dargli? Sì, molto spesso vedo che l'Italia se ne parla negativamente per tante storie, forse più politiche, forse più burocratiche, che giustamente magari possano essere anche migliorate. Però ti dà anche tanto l'Italia, perché ti fa vivere in un contesto di cultura, un contesto anche di valori umani che sono superiori a tante altre nazioni, quindi non è l'Italia da escludere a prescindere, ecco, in una scelta lavorativa. E soprattutto io credo che i giovani non devono tanto andare dietro alla moda di una scelta, dire vabbè, la moda del futuro sarà l'influencer, ma soprattutto a quello che uno piace fare, la passione che uno ha verso un lavoro. Non è importante il tipo di lavoro, ma quello che uno piace fare, perché appunto oggi la competizione è veramente molto alta e quindi devi riuscire a immergerti in quel lavoro al 100%. Se vuoi riuscire, se vuoi fare la differenza, se vuoi avere dei risultati e soddisfazioni importanti. A me piace sempre, e molto spesso vedo anche tantissimi video su vari social, canali sociali, eccetera, dove ci sono anche vecchi imprenditori, no? che parlano, da Enzo Ferrari o a tante, e queste cose ti trasmettono veramente, cioè sono da prendere veramente in considerazione, anche come loro si sono immersi nel loro lavoro, gli obiettivi che avevano ogni giorno che si svegliavano e ogni sera che andavano a letto, quindi capire ognuno con le sue strategie, no? Certo. Quello che voleva andare più veloce di tutti, quell'altro che voleva fuori il prodotto più bello. esatto, quindi questa parte qui
è molto importante avere l'idea chiara di quello che uno vuol fare e essere appassionato di quello che uno vuol fare. Molto spesso vedo che tanti errori vengono fatti dai giovani, giustamente, perché comunque quando uno ha 20 anni non sa bene quali siano anche le proprie passioni, almeno la maggior parte di loro. Poi certo, ci sono certo. quelli fortunati che hanno già la passione hanno da già ben ragazzini, chiaro ben cosa chiaro, vogliono però la fare. maggior parte magari arrivano a 20-22 anni e ancora non hanno ben chiaro, ma non c'è neanche bisogno. C'è chi ha la passione, gli è venuta a 40 e ha avuto dei risultati di successo incredibili, o a 50, quindi non c'è un limite temporale in queste cose, però è veramente capire se stessi, capire il contesto in cui uno vuol vivere e vuole esprimere gran parte della sua giornata, perché poi il lavoro in generale porta via tantissimo tempo, porta via, non lo dico porta via perché per me è una passione, per esempio, fare questo lavoro, quindi la mattina quando vengo a lavorare non vengo come un sacrificio, o perlomeno la maggior parte dei miei giorni, però sicuramente lo dedico più magari al lavoro che a altre cose, però lo faccio con leggerezza, no? Con leggerezza, e questo è fondamentale, secondo me, fondamentale per esprimere il meglio ogni giorno. Matteo, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, spero che insomma, Grazie, tutti i valori di cui abbiamo parlato sono arrivati e abbiamo finito. grazie Grazie mille, mille. grazie, grazie.